Ciao a tutti, sono Lucchesi Edwin e come potete sentire sto parlando in italiano, non vi preoccupate, vi ho trascritto i sottotitoli sia in italiano che in inglese per chi non conoscesse questa lingua, li potete selezionare in basso a destra perché li ho trascritti a mano per voi. Oggi vi voglio condividere un tutorial che si occuperà di tradurre un'immagine in suono. L'idea è molto semplice per chi conosce magari la musica elettronica e nello specifico il concetto di wavetable, perché l'idea non è quella di convertire tutta questa immagine completamente, ma di prendere una singola linea e trattarla come una tabella di dati. Ci sono diverse tecniche per convertire un'immagine in suono, questa qui è forse tra le più semplici e anche tra le più efficienti. Prima di procedere voglio farvi sentire cosa andremo a realizzare. Perfetto, iniziamo subito con il nostro tutorial e che ci crediate o no, in realtà vi basterà avere solo 3 nodi. Dobbiamo solo capire come vanno impostati e qui c'è diversa conoscenza teorica della sintesi sonora, ma cancello tutto. Per prima cosa scegliete le immagini che volete analizzare e renderle sonore. Potrei scegliere una rampa classica, potrei modificare la seconda rampa in una modalità diversa, magari metto il picco al centro, qui cambio il valore in modo che sia esattamente centrato. Perfetto. Potrei provare a mettere un noise e perché no anche un'immagine vera e propria. Quindi un'immagine quadrata va bene, anche se i pixel sono diversi non è un problema perché la normalizzazione viene attuata nella wavetable e vi spiegherò come. Collego uno switch e li collego tutti qua dentro. Qui, dato che voglio anche effettuare un blending, attivo il blend between inputs, in questo modo quando mi muovo vedete potete trasformare tutto ciò gradualmente. Alla fine di tutto un nulla. Ok, mettete un fit qui, in questa maniera riuscite a uniformare le immagini. In ogni caso nella wavetable questo non sarà un grosso problema perché le wavetable solitamente normalizzano i valori dei dati tra un minimo e un massimo e soprattutto applicano delle interpolazioni. A questo punto passiamo alla conversione dei dati immagini in chop. Il risultato che avete qui sono 4 canali che rappresentano i colori di questa immagine e esattamente l'analisi viene effettuata a metà in una singola riga, lo vedete dal crop, vedete che la selezione qui automatica è raw e vedete che lo start parte a metà. Ora, se volete capire meglio questo comportamento, mi verrebbe in mente adesso che potremmo mettere ad esempio tra le immagini anche un testo, perché no? Tipo una lettera, ok? Tipo una A che ha una conformazione particolare. E mettiamo autofit always, perfetto, anche questa la buttiamo qui nello switch tra le altre. Vediamo che la A a metà più o meno è questa cosa qui e lo vediamo dal fatto che arrivati a questo punto c'è una scalatura, poi si stronca perché diventa tutto bianco e poi cala giù. Allora proviamo ad esempio a portare i boostart al minimo. Quindi in teoria quello che mi aspetto è vedere dei valori che sono più a sinistra e a destra perché prendono queste due gambe e piano piano si stringono verso l'alto. Vediamo.
Ok, questo è molto interessante perché potreste utilizzarlo come valore aggiunto per modulare il vostro timbro. Allora, adesso a me non serve avere tutti questi canali perché io dovrò sentire da un canale sinistro e destro se sono con le cuffie o in un computer. Nel caso di un impianto a più canali, allora sì, avete bisogno di più canali, ma in questo caso mi basta avere solo R e G. Perfetto. Allora, questa è la nostra tabella. Questa tabella dovrà essere analizzata con uno scanner. Quindi esiste in Touch Design qualcosa che faccia del genere? Sì. Ci andiamo nel shop, creiamo un lookup. Questo oggetto, per chi non lo conoscesse, che cosa fa? Nel secondo ingresso accetta una tabella di dati, che in questo caso va dal minimo al massimo in pixel, ma lui molto intelligentemente li converte, li normalizza. E nel primo ingresso ha bisogno di uno scanner, quindi proverò a mettere un'onda periodica, un LFO. E quello che succede adesso è che lui, in base allo scanner che riceve, va ad analizzare i valori di questa tabella. Forse un modo più intuitivo potrebbe essere di usare un constant. Se io ora provo ad andare a metà, o comunque a muovermi, vedete che succede? Che intorno al 0.3 che si trova qui, la tabella rileva questo valore. Se io mi sposto indietro o avanti, vedo che si modifica nel tempo. Ok, quindi questo è quello che fa il lookup. Vi restituisce i valori di una tabella a seconda di uno scanner che va a vedere questi dati. I dati però come vengono letti? Vengono letti da un minimo che è 0 a un massimo che è 1. Nel caso dell'LFO io però non da bipolare, ovvero qualcosa che va a un valore negativo a un valore positivo. Se io collego questo, succede che a un certo punto lui clampa, cioè sta fermo per un po' e poi riparte. Quindi non mi serve una sinusoide, mi serve una rampa. Allora, cambio immagine, magari metto l'onda triangolare, provo a mettere 1. Perfetto, adesso si vede molto meglio il comportamento. Vedete che dal minimo 0 a metà arriva qui, poi da metà in su torna indietro. Ok, ora che abbiamo realizzato la nostra wavetable di base, dobbiamo risolvere un ultimo problema. Come diventa questo segnale, che è un segnale di controllo che lavora a 60 sample al secondo, in un segnale audio? È molto semplice, andiamo in channel, qui da sample rate importiamo 44100. Adesso vediamo che qui è cambiata un po' la visualizzazione. Un'altra cosa che dobbiamo tenere in considerazione è che adesso questo suono va da 0 a 1. In realtà la forma d'onda di base è bipolare, quindi qui andrebbe modificato il range in un minimo massimo diverso. Quindi da 0 a 1 qui invece vai a meno 1 e 1. E a questo punto l'ultimo test che ci rimane da fare è ascoltare se esce qualcosa di percepibile. Quindi audio device out, abbassi volume per sicurezza sempre, collego il lookup e provo ad alzare il volume. Non sento niente. Se vado nell'LFO vado a vedere che frequenza è, chiaramente è una frequenza che io non posso percepire. Devo mettere una frequenza che è sopra i 20 Hz. Dai 20 Hz in su noi iniziamo a percepire dei suoni, quindi provo a mettere ad esempio 60 Hz. Ok, siamo arrivati alla fine, quest'ultima parte la voglio dedicare con un po' di spiegazioni tecniche e eventualmente stimoli creativi. Prima cosa creativa che mi verrebbe da fare sarebbe quella di applicare un blending diverso tra queste immagini. Allora, mentre lo farò, ho bisogno di un audio spectrum per comprendere degli aspetti importanti. Alzo il volume in modo che non sia troppo invadente e metto una frequenza fissa che è 60 Hz, un sì un po' calante. Perfetto, forse un po' troppo basso. Vabbè, ma tanto ora sentirete come cambierà tanto il timbro. Il timbro
è la distribuzione delle armoniche di un suono, quindi qui in questa onda triangolare non ci sono tante armoniche, c'è solo la fondamentale evidente. Sentiamo un po' che succede quando cambio. Ok, allora, intanto la prima riflessione che mi viene da fare è che questo suono si sente meno, quegli altri si sentono molto di più, proprio perché hanno più armoniche. Paradossalmente questa A spicca maggiormente rispetto a questi qui che hanno invece un sacco più di pattern visivi. E come mai? Perché dipende come salta il pixel rispetto al pixel adiacente. In questo caso la A ha dei momenti in cui da 0 passa drasticamente a 1. Qui il noise ha delle variazioni e un altro aspetto fondamentale è come questa striscia inizia e finisce. Nel caso dell'onda triangolare inizia e finisce alla stessa maniera, cioè parte da 0, si evolve, in questo caso arrivando a 1 e poi finisce a 0, cioè a questo punto se faccio un ciclo nella wavetable non ho dei salti particolari e questo si traduce in un suono più morbido. In questo caso, per esempio, da 0 a 1 io dal minimo vado a un massimo e poi all'improvviso devo fare un grasso salto. Nella A questo salto avviene diverse volte. Quindi sommare tutti questi salti drastici vi va a generare diverse armoniche nel suono. Questa è una cosa da tenere in considerazione soprattutto se volete creare timbri molto più ricchi e densi. Un altro aspetto riguardo il noise molto interessante perché il noise in realtà può essere sia un suono denso di armoniche, torniamo a sentircelo. Se aumento il periodo fino ad arrivare a 5 vedete che questa variazione è molto più morbida, si percepisce molto meno. Quindi volendo può diventare un suono anche molto piacevole da sentire, soprattutto se lo facciamo evolvere nel tempo. Paradossalmente alla parte opposta, se lo si diminuisce tanto, otteniamo il rumore bianco. Quindi questo è un aspetto fondamentale, cioè la morfologia di un'immagine determina il timbro di un suono. In questo, almeno per questa tecnica qui che va a scannerizzare dall'inizio alla fine una tabella di dati. Un'altra cosa interessante è il fatto che, questo è un dettaglio di non poco conto, che se io invece di un'interpolazione lineare applico un in e un out ottengo la sinusoide. Allora io posso cambiare l'intonazione della frequenza e qui la logica è che il doppio della frequenza genera un'ottava sopra, quindi 60 per 2 è un'ottava sopra. Se fate per 3 non state facendo la terza ottava ma state facendo un'ottava più una quinta. Se fate a questo punto 4 che è il doppio dell'ottava ottenete la seconda ottava. Questo discorso lo potremmo fare anche nelle immagini e secondo me adesso diventa molto più intuitivo perché il periodo è l'inverso della frequenza, cioè che vuol dire? Che se io faccio questo passaggio dal minimo al massimo una volta, ottengo questo suono qui che state sentendo, ma se lo divido in due parti uguali, ottengo un'ottava sopra e se lo divido in tre, ottengo un'ottava più la quinta e se lo divido in quattro, ottengo due ottave. L'ultimo discorso, riflessione che voglio fare riguarda invece la stereofonia. Qui non abbiamo stereofonia perché sia il canale sinistro che destro RG è uguale. Per variare bisognerebbe ad esempio muovere questo suono provo a unire questi due operatori con il reorder
vedete che visivamente cambia, e a livello sonoro iniziate a sentire la stereofonia. Allora, queste riflessioni sono fondamentali nel momento in cui volete applicare degli effetti alle immagini, perché se le deformate nella loro morfologia, iniziate a deformare, se volete, il timbro. Se le modificate a livello temporale i canali, state modificando la stereofonia, quindi immaginate di usare, non so, un effetto che crei questa deformazione dei colori o un effetto che pixelizza la morfologia di un'immagine. Voi state processando il segnale secondo queste due logiche. Ok, sperando di avervi ispirato a creare delle sintesi sonore attraverso le immagini con questa tecnica, che non è l'unica, perché si tratta di analizzare i dati e decodificarli in una certa maniera. Se realizzate qualcosa di qualunque tipo e avete voglia di condividere, mi trovate su Instagram come Alagast, condividete, e a me farebbe molto piacere vedere che questo tutorial è servito a qualcuno per creare qualcosa. E se volete sostenermi, ho una pagina Patreon dove sto sviluppando degli operatori audio dentro Touch Designer con C++. Sono degli operatori ottimizzati per lavorare in multicanale e soprattutto per estendere proprio l'ambito audio della programmazione dentro Touch Designer. Quindi, detto questo, vi ringrazio ancora per la vostra attenzione e magari a un prossimo tutorial. Ciao ciao!